Ciao a tutti e benvenuti al mio primissimo video di YouTube. Vi chiedo scusa in anticipo per eventuali strafalcioni che sono certa mi attendono dietro l'angolo ed anche per sballonzolamenti di inquadratura. Sto imparando in questi giorni, spero di acquisire quanto prima le meccaniche delle meccaniche pressoché accettabili. Come penso si sia intuito, questo canale sarà un canale dedicato al crochet all'uncinetto, una mia grandissima passione e suppongo anche vostra se vi trovate qui con me adesso. Io mi occupo di crochet design ed ho anche un account Instagram che vi invito ad andare a guardare, dove appunto pubblico i miei lavori e anche molti backstage dietro le quinte, quindi se vi va di seguirmi, di farmi vedere anche voi quali sono i vostri lavori e di iniziare a condividere qualcosa che ci accomuna, appunto questa grande passione, seguitemi, vi lascio il link del mio account in descrizione. Come vi dicevo, la mia grandissima passione è appunto il crochet ed ho pensato che non ci fosse momento migliore del Natale per iniziare a condividere qualcuno dei miei progettini. Io stessa, infatti, quest'anno ma anche gli altri anni, per Natale mi dedico alla realizzazione di pensierini per i miei cari. Tra questi, quest'anno ho pensato di realizzare questa meraviglia. Di cosa si tratta? Questo è un portachiavi, come sicuramente si capirà, è un portachiavi a bustina, che vi faccio vedere anche come si apre, eccolo qui. Ho pensato di condividere questo tipo di pensierino di progetto perché è un progetto facilmente realizzabile, quindi perfetto per chi si sta approcciando in questo momento all'uso dell'uncinetto, quindi è una cosa piuttosto semplice da eseguire, ma anche perché è un regalino a tutti gli effetti interessante, in quanto parliamo di un impatto estetico non indifferente, perché converrete con me che è molto molto carino. È maneggevole, quindi non è uno di quei portachiavi piuttosto ingombranti ed è ancora più utile di un portachiavi semplice, perché oltre ad avere la classica anella abbiamo appunto questa bustina perfetta per contenere, dal burro cacao al classico gettone da carrello di supermercato, qualche monetina oppure qualcuna delle pastiglie, ad esempio un'aspirina, qualcosa comunque da poter portare sempre con sé. Prima di passare al tutorial vero e proprio, vediamo quali sono i materiali che ci occorrono per realizzare questo progettino. Dunque, ho utilizzato 16 grammi di cordino. Ho abbinato a questo cordino un uncinetto 4, un'anella portachiavi. Dopodiché consiglierei qualche marcapunti, le più esperte di certo non li utilizzeranno, ma per chi ha le prime armi torneranno molto molto utili. Andando avanti andrei a parlare del bottoncino, un ago per poi andare a nascondere, un ago da lana per andare poi a nascondere il filo in eccesso della lavorazione, un paio di forbici naturalmente per tagliare il filo. Ultimo ma non ultimo, un accendino. L'accendino che serve per andare a sbruciacchiare, a cauterizzare l'estremità ultima del cordino per evitare che sfilacci. Andiamo adesso a vedere come procedere per realizzare questo portachiavi. Andiamo a realizzare il nostro cappietto iniziale. Inseriamo l'uncinetto ed andiamo a montare 15 catenelle. 1, 2. Queste 15 catenelle per la mia mano, il mio uncinetto e questo tipo di filato corrispondono a 9 cm. Naturalmente, essendo questo un progetto piuttosto semplice che non necessita di multiplo, qualora voleste realizzare un portachiavi leggermente più piccolo o leggermente più grande, vi basterà andare ad aumentare o a diminuire questa catenella iniziale. Alle 15 catenelle appena realizzate vado ad aggiungerne una che mi servirà per alzare il lavoro. Quindi ne abbiamo 16. Andiamo a rientrare con l'uncinetto nella seconda catenella dall'uncinetto stesso, quindi saltiamo la prima e andiamo ad entrare nella seconda eseguendo un punto basso. Eccoci qua, un punto basso.
Proseguiamo nella catenella successiva, andiamo ad eseguire un altro punto basso e così via per tutta la riga fino al termine della stessa. Di conseguenza avremo alla fine di tutta questa riga 15 punti bassi. Sono arrivata al mio 15° punto basso. Che cosa vado a fare adesso? Vado a girare, quindi a voltare la mia lavorazione senza eseguire alcuna catenella, quindi volto il lavoro senza eseguire alcuna catenella. Perché? Perché questa tecnica, questo modo mi consente di sviluppare un pannello perfettamente diritto. Quindi ripetiamo. Sono arrivata al 15° punto ed ultimo punto, volto semplicemente il lavoro senza andare ad eseguire catenelle e ripunto l'uncinetto nella maglia immediatamente sottostante, quindi nella stessa maglia dove ho eseguito l'ultimo punto. Eseguo un punto basso e vado a marcare, in modo da essere assolutamente certa al ritorno di eseguire il punto, l'ultimo punto, esattamente dove ho eseguito il primo. Una volta marcata questa sezione, vado a procedere con un'altra riga di punti bassi. Sono giunta all'ultimo punto della mia seconda riga. Come mi devo comportare? Esattamente come mi sono comportata alla fine della prima riga, quindi volto il mio lavoro senza eseguire catenelle e vado a ripuntarmi nella stessa maglia appena eseguita, quindi nella prima maglia che mi trovo sotto l'uncinetto. Eseguo un punto basso e vado a marcarmi anche questo. Questa maniera mi trovo, come vedete, l'inizio e la fine del lavoro marcati. Non posso sbagliare, assolutamente non posso sbagliare, so dove andare a finire e so dove andare a reiniziare. Quindi continuo la mia lavorazione esattamente come nella riga precedente, eseguendo un punto basso per ogni punto che mi trovo sottostante. Eccomi arrivata al penultimo punto. Vado a togliere il marker, eseguo il 15° ed ultimo punto basso della riga e, come è stato per le precedenti, vado a voltare il lavoro e a reinserire l'uncinetto, creando appunto il mio primo punto basso della riga successiva. Rimarco e continuo questo tipo di lavorazione anche per la riga successiva. Come vedete, sto procedendo con la lavorazione esattamente come spiegato finora, quindi un punto basso in ogni punto basso sottostante per tutta la riga. Arrivata alla fine della riga, volto il lavoro, eseguo un punto basso nel punto appena eseguito e così procedo. Io vado un pochino avanti, faccio venire avanti anche voi e tra poco vi dico quante righe ho eseguito e a quanti centimetri corrispondono. Eccomi qui, ho raggiunto una lunghezza di 12 cm ed ho eseguito 20 righe. Ovviamente anche questa misura può variare. Cosa vuol dire? Adesso facciamo un esempio un pochino più pratico. Andando poi a creare la nostra bustina, come poi vedremo un pochino meglio, in questo modo, creando questa bustina con questa dimensione, ottengo appunto la dimensione di questo portachiavi. Naturalmente, se voleste una bustina un pochettino più lunga, potrete tranquillamente andare ad aumentare il numero delle righe da eseguire, in modo che poi magari, facciamo un piccolo esempio, andiamo a realizzare un corpo un pochettino più spesso e una patella che vada a coprire
maggiormente. Quindi è a vostra discrezione. Come vedete ci possono essere tantissime modifiche da apportare, molto molto semplici. Nel mio caso appunto 20 righe che equivalgono a 12 cm e mi fermo qui. La cosa carina e che mi semplifica molto appunto questa lavorazione è che, come potete vedere, avendo eliminato la catenella che utilizzo in genere per alzare il lavoro, ottengo una rifinitura di bordo molto lineare, quindi non ho bisogno di andare poi a rifare un giro attorno di rifinitura. Preferisco lasciarlo in questa maniera, cosa che appunto per le principianti va a semplificare notevolmente il lavoro. Cosa vado a fare avendo terminato l'esecuzione del mio pannello? Faccio la mia catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Ecco qua, sfilo il mio uncinetto, vado a chiudere questo nodino finale e vado a stabilire come posizionare la mia chiusura. Abbiamo detto che abbiamo 9 cm di larghezza, quindi cosa andiamo a fare? Intanto andiamo a fare qualche prova per capire, ecco, quale sarà poi la dimensione definitiva del nostro portachiavi nello specifico. E ovviamente deve avere una patellina giusta che contenga il bottone senza andare a fuoriuscire. Direi che questa è la dimensione più corretta. Quindi cosa vado a fare? Vado ad alzare la parte della patellina e vado a misurare il centro del mio pannello inferiore. Quindi sono 9 cm. Il mio bottone misura perfettamente 1 centimetro e questo vuol dire che per trovare l'esatto centro vado a inserirlo tra il centimetro 4 e il centimetro 5. In questo modo, lasciandolo, eccolo così, vedete che è perfettamente situato al centro. Come vado a fermarlo? Lo vado a fermare con il cordino di lavorazione, perché questo cordino passa assolutamente attraverso queste asoline che voi vedete. Quindi cosa faccio? Taglio un pezzettino di cordino, ecco fatto, questo è più che sufficiente, e vado ad inserirlo nella lavorazione, vado a cucire il bottone nella lavorazione e con questo filo passando attraverso la lavorazione stessa e le asoline. Vi voglio mostrare il primo passaggio, poi penso che si capisca assolutamente come procedere. Allora, ho inserito il filo nel centro dove va a corrispondere appunto alla parte inferiore sinistra del bottone nel mio caso. Vado a prendere la mia estremità del cordino e la vado ad inserire, ecco qua, nell'asolina. Vedete che passa senza alcun problema. Se doveste avere problemi, date una mini cauterizzata con l'accendino all'estremità, chiudete con le dita e vedrete che si crea appunto, vedete, si chiudono tutti i filettini, quindi avrete un passaggio molto più agevole. Una volta passato il filo, come vedete, ecco qua, sto iniziando ad unire le estremità, quindi vado a inserire il filo nel mio ago e vado a iniziare la cucitura, quindi mi inserisco all'interno della lavorazione, inserisco il filo nell'ago, ecco qui, e vado a passare il mio punto. Vedete? Ho fermato la prima asoletta, vado a procedere, quindi reinserisco il filo dove vado a combaciare con la seconda asolina, tolgo l'ago perché non passa e vado a fare lo stesso procedimento, così per tutte e 4 le asoline. Come vedete ho cucito le asoline al corpo del mio portachiavi. Vado a fermare la cucitura. In che modo? Prendo le estremità del filo che ho utilizzato e vado a fare un nodino. Lo vado a stringere un pochetto perché
voglio evitare che il bottone con il tempo balli e quindi vado a fare un nodo piuttosto stretto, doppio naturalmente. Ecco qui. Successivamente andremo naturalmente a tagliare e nascondere il filo. Però come vedete, complice anche il lurex e il tipo di punto che è molto semplice, non si vede assolutamente nulla delle nostre cuciture. Lo stesso identico procedimento vado ad eseguirlo nella parte della patella. Naturalmente mi andrò ad assicurare di agganciare e cucire il bottone, la seconda parte del bottone, nella patella interna, perché appunto andremo poi a chiudere in questa maniera. Come andiamo a prendere la misura? In questo caso è un pochino più semplice, perché devi andare semplicemente a combaciare con il bottone che abbiamo già inserito e quindi andiamo a fare l'ennesima prova di chiusura. Dopodiché, una volta aperto, posizioniamo il nostro bottone e tirandolo, ecco qui, abbiamo la posizione esatta. Se vogliamo essere ancora più sicuri, naturalmente andiamo a misurare. La misura sarà la medesima, quindi come vi ricordo, tra il quarto e il quinto centimetro andiamo a posizionare la nostra seconda parte del bottone. Io vado a cucire e ci vediamo dopo. Ho eseguito anche la cucitura della seconda parte del bottone. Lo vado a testare per vedere se mi piace poi il risultato finale. Ecco qui. E vedo come poi si presenterà una volta terminato il mio portachiavi. La dimensione non mi dispiace, quindi non farò altre rettifiche o modifiche. Devo a questo punto andare a cucire la parte laterale, i due laterali, perché in questa maniera uscirebbe qualunque cosa io poi andrei a inserire nel mio portachiavi. Quindi intanto tolgo questo marker che al momento non mi serve. Vi volevo dire anche che naturalmente prima di andare a cucire i laterali sarà necessario eliminare i fili della cucitura, cosa che io ho già fatto. Dopo il nodino andiamo a nascondere i fili e a dare una bruciatina all'estremità, in modo da fissare il lavoro in modo praticamente invisibile, come vedete. Ok, procediamo. Chiudendo appunto la nostra chiusura, vedendo se ci piace il risultato, andiamo a riprendere un marker e andiamo a fermare, a segnare, anzi, perché non dobbiamo prendere la prima parte della laterale, andiamo a fermare la seconda parte, quindi andiamo a vedere dove finisce la prima e marchiamo soltanto la seconda parte. Stessa operazione andiamo ad effettuarla nel secondo laterale, quindi andiamo a, vediamo, sì, andiamo a vedere dove c'è lo spigolino. Come vedete, tanto bene, qui c'è il mio nodino iniziale, quindi non posso perderlo, e andando in linea retta andiamo a marcare la parte che ci troviamo sul retro. Una volta fatto questo, riapriamo la nostra lavorazione e ci accertiamo che i marker siano sulla stessa linea, quindi abbiamo una linea retta. Fatta questa linea di demarcazione, andiamo a girare al contrario la nostra lavorazione. Vi faccio vedere. Facendo questo abbiamo appunto i laterali posteriori marcati. Andando a girare al contrario la nostra lavorazione, ripieghiamo su se stessa la lavorazione, quindi abbiamo il pannello al contrario e abbiamo esattamente i nostri punti di cucitura marcati entrambi, perché abbiamo l'angolo e i due marker. A questo punto come procediamo? Unendo le due estremità, quindi facendo combaciare il punto del marker con il nostro punto angolo, andiamo a prendere il nostro cordino, il nostro uncinetto e andiamo ad eseguire una piccola cucitura. Io amo fare il cappietto anche in questo caso, mi dà un senso di sicurezza e fino ad ora non ho avuto mai problemi, non si è mai sganciato nulla, quindi continuerò ad usare questa tecnica. Faccio un altro cappiettino, posiziono correttamente i
due punti finali che dovranno combaciare tra loro e automaticamente mi trovo il primo, come vedete, è proprio questo qui. Entro ed entro e vado ad eseguire un punto bassissimo. Ecco qui. Procedo, vado con il secondo e vado ad unire con un punto bassissimo tutta la parte del laterale fino ad arrivare, come vedete la strada è davvero molto poca perché il nostro portachiavi è davvero piccino, fino ad arrivare all'ultimo punto. Eccoci all'ultimo punto, vado ad inserire l'uncinetto, elimino il marker e vado ad eseguire l'ultimo punto bassissimo. Finito questo, faccio la mia catenella di sicurezza e vado ad eliminare il filo, vado a tagliare il filo. Sigillo e ripeto la stessa operazione dall'altro lato. Effettuate le cuciture, sono andata a nascondere tutti i fili di lavorazione, quindi ora mi ritrovo con un progetto molto più pulito, siamo addirittura di arrivo, vi faccio vedere gli ultimi passaggi. Tanto per cominciare andiamo a rivoltare la nostra lavorazione che abbiamo messo nel rovescio per poter andare a chiudere poi i laterali, quindi andiamo a rivoltarla al dritto. Come vedete il tipo di cucitura che ho utilizzato mi lascia un minimo di spessore, vedete lateralmente non è una cucitura totalmente piatta, mi lascia un minimo di spessore, è un giochino simpatico per avere un pochino più spazio considerando appunto le contenute dimensioni di questo oggettino. Vado a chiudere per testare di nuovo se approvo quello che sto vedendo e direi decisamente di sì. È rimasto soltanto un passaggio da portare a termine, ovvero il montaggio della catena. Il montaggio della catena si effettua molto semplicemente allargando l'ultimo degli anellini con le nostre pinze e facendolo combaciare con alcuni dei punti del nostro laterale. Ora procedo, vi faccio vedere il lavoro terminato. Eccomi con il portachiavi terminato, vi faccio vedere come ho posizionato l'anello. Sono andata a inserirmi nel punto di giunzione tra la patella e il laterale, perché in termini di trazione, andando poi appunto nel lungo termine di utilizzo, facciamo delle prove, vedete che non subisce distorsioni e non ha problemi, ha una resa ottima. Quindi questo è il punto a mio parere più consono per andare ad inserire l'anello del portachiavi. E questo è quanto, vi faccio vedere come si presenta il progettino terminato, eccolo qui. Io spero di esservi stata utile, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a mettermi un like per farmelo sapere e ad iscrivervi al canale per vedere tutti gli altri progetti che ho in serbo per voi. Vi ricordo di scrivermi nei commenti cosa ne pensate, se pensate di replicare questo progetto per i vostri regali di Natale ed anche se siete interessate a qualche video introduttivo al mondo del crochet, come iniziare, cosa ci occorre, quali sono i punti base. E questo ve lo voglio rendere disponibile sia per destorzi che per mancini, perché io essendo mancina mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che noi incontriamo quando andiamo ad approcciarci a questo mondo. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, vi lascio appunto il link in descrizione per seguire tutti i miei progetti passati, presenti e futuri, per vedere un po' di backstage e per iniziare a scambiarci anche qualche consiglio. Non vedo l'ora di vedere anche le vostre idee. A presto!